come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Proprio come quelle di oggi, come vi dico sempre. Allora, l'INPS, partiamo da qua. L'INPS con una circolare, la numero 55, che è stata pubblicata, udite bene, il 9 di giugno del 2023, cioè dell'anno scorso, mette a disposizione le nuove tabelle degli ANF, assegno nucleo familiare, che servono a calcolare il sussidio. Quindi in pratica, per capirci, vi dici come mai sei andato così indietro? Aspettate di capire perché. Quindi diciamo che per capirci, da adesso sono disponibili le nuove tabelle, che dopo vediamo, che servono per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare. Diciamo che lo sapete già, gli ANF sono stati sostituiti in parte dall'assegno unico da marzo del 2022, ma per alcune categorie sono rimasti ancora in vigore. Quindi gli ANF sono rimasti attivi per queste categorie di persone: i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti in particolari condizioni. Vediamo a questo punto a quanto ammonta questa benedetta variazione di percentuale calcolata dall'Istat. Le variazioni, la variazione è pari all'8,1% e gli importi revisionati sono già partiti dal 1 di luglio del 2023 e andranno avanti fino al 30 di giugno del 2024. Ecco perché sono andato così indietro a ricercare questo messaggio dell'INPS. Ora vediamo l'elenco delle tabelle con i valori che saranno aggiornati, suddiviso in base al tipo di nucleo familiare beneficiario. Abbiamo nuclei composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli, e c'è la tabella 19. Poi ci sono i nuclei familiari con entrambi i genitori e senza figli, ma con almeno un fratello, una sorella o una nipote inabile. C'è la tabella 20A. Poi ci sono i nuclei monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, una sorella o una nipote inabile, tabella 20B. Poi abbiamo tutti i nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili, tabella 21A. Poi abbiamo i nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, una sorella o una nipote in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 21B. Gli ultimi due sono i nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, una sorella o una nipote in cui non siano presenti componenti inabili, tabella 21B. E l'ultimo è nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile, tabella 21C. Cambiamo argomento e rimaniamo sempre in questioni di INPS perché c'è un altro aggiornamento. La legge di bilancio del 2024 ha reintrodotto nell'ordinamento per il biennio 2024-2025 la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione. E allora cosa succede? Che con la circolare numero 69 del 29 di maggio di quest'anno, però non dell'anno scorso, quindi di quest'anno, praticamente l'INPS ci fornisce le indicazioni e in particolare possono accedere al riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ricordatevi sempre questa data qua, che è da lì che praticamente poi è cambiata tutta la menata, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 96 e che non siano titolari di pensione. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e la domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2025 attraverso il servizio online
dedicato del sito internet dell'INPS, oppure tramite il classico centralino telefonico dell'INPS, il numero di telefono che già conosciamo, oppure dai patronati. Quindi chi non volesse usare il servizio online, non volesse usare il telefonino, il telefono, va dal patronato, si rivolge a loro e praticamente si risolve tutti i problemi. Comunque, in linea generale, per maggiori dettagli è comunque sempre possibile consultare la circolare, che poi non vi preoccupate perché io vi lascio qui sotto nella info box con tutti i collegamenti, così chi fosse interessato va lì, si legge la info box, trova il collegamento e si va a cercare quello che gli serve. Cambiamo argomento, rimaniamo sempre in ambito INPS perché ho trovato un articolo del sito internet che si chiama Informazione fiscale, dove praticamente il titolo ci dice così: assegno di inclusione, dal 27 di marzo decadono le domande senza requisiti. E voi dite, perché ci parli di questo articolo qua? Perché l'altro giorno comunque un po' di persone mi hanno scritto nei commenti sotto i video dicendomi: guarda che le domande di assegno di inclusione, lo stato delle domande dell'assegno di inclusione varia e adesso ce n'è una nuova, c'è lo stato decaduta. Siccome che a me mancava questo stato nelle varie funzioni della domanda ADI, ho fatto delle ricerche e ho trovato appunto questo sito internet dove ne parla. Avevo già fatto un video ieri dove appunto parlavo di tutti gli stati nel caso in cui la domanda di ADI decade, non gli stati, nel caso in cui la domanda ADI decade. Però, siccome che quello era riferito al Ministero del Lavoro ed era una cosa molto particolare, invece in questo articolo qua ce lo spiega molto brevemente. Ovviamente è un articolo del 27 di marzo perché il titolo è quello e ci dice: oggi è in arrivo il pagamento dell'assegno di inclusione di marzo 2024, ma voi non fate caso troppo alla data. L'INPS ricorda che per l'accesso al beneficio da questa mensilità si considera solamente l'ISEE aggiornato al nuovo anno. La domanda decade per chi non mantiene i requisiti previsti. E quindi, adesso vi leggo un'altra frase, ed è quindi è qui che questo utente mi ha detto: guarda che adesso lo stato della domanda ha in più la voce decaduta, perché questo articolo ci dice che i beneficiari dell'assegno di inclusione che hanno fatto domanda presentando l'ISEE 2023 devono fare attenzione al valore aggiornato al 2024, perché potrebbe portare alla decadenza della prestazione. E quindi dalla mensilità di marzo l'INPS considera solamente il valore ISEE 2024 e nel caso in cui non vengano mantenuti i requisiti previsti per l'accesso, i beneficiari praticamente decadono dall'assegno di inclusione. Chi non l'avesse ancora presentato si vedrà a questo punto sospendere la domanda e quindi di conseguenza anche il pagamento, che a questo punto però riprenderà solo dopo la presentazione della nuova DSU e la conferma dei requisiti di accesso. Quindi a questo punto tutti coloro che mi stanno dicendo ma la domanda è decaduta, come faccio? Allora, intanto ieri è già uscito l'altro video dove appunto, come vi ho detto, vi spiegavo i principali motivi di decadenza dell'assegno di inclusione. Poi oggi appunto vi ho spiegato anche quest'altra parte qua. E anche qui vi lascio il collegamento di questo articolo qui sotto nella info box, così se vi interessa ve lo potete andare a leggere. Tra l'altro dimenticavo di dirvi che è stato scritto da Francesco Rodorigo, ecco, quindi conosco, già letto moltissimi articoli suoi e quindi l'ho trovato molto molto interessante. Poi, prima di concludere, due pillole informative. Ricordatevi il giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube le dirette live, quindi voi dovete ricordarvi giovedì sera 21:30 mio canale di YouTube per le dirette live. Tutti i giovedì sera ci vediamo, cerchiamo di risolvere i problemi, speriamo che non ce ne siano tanti, come sempre, ma tanto so già che problemi ce ne sono sempre. Oppure se non avete problemi, tanto meglio, potete venire in diretta a salutarmi.
La seconda pillola informativa è, ricordatevi, il super iscritto al mio canale di YouTube. Ha molti più vantaggi il super iscritto rispetto agli iscritti classici. Le sue domande io le vedo prima perché sono messe in evidenza nel mio programmino, quindi io vedo le domande dei super iscritti molto prima rispetto a tutti gli altri. E poi oltretutto hanno anche dei vantaggi all'interno delle dirette live, nella chat delle dirette live. Quindi per avere maggiori informazioni basta semplicemente che andate nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale di YouTube, c'è il mio nome, sotto c'è un collegamento, voi cliccate su quel collegamento e si apre un menu dove vi spiega come fare per diventare super iscritti al mio canale, come mettersi in contatto telefonico con me, come entrare nella super chat, più tante altre informazioni che man mano io aggiorno. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!